Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno qui dalla radio, 11 ottobre del 2024, un venerdì di sosta nazionale dopo la partita appunto della nazionale italiana di ieri sera 2-2 contro il Belgio. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao ciao a tutti, buongiorno. Una partita dominata dall'Italia, 40 minuti super mega dominati dall'Italia, e poi insomma, il rosso di Pellegrini che condiziona un po' tutto e vabbè, sai, dell'Italia Sì, diciamo, possiamo dire questo. sì, diciamo che se la sono un po' cercata perché appunto il primo tempo avevo visto un'Italia molto sicura, molto dominante, però purtroppo gli episodi condizionano. A proposito di episodi, oggi parliamo un pochino di quello che sta accadendo nel Milan lato società, nel senso, o meglio, quello che non sta accadendo lato società con tre dirigenti, ma insomma poca presenza, poca, diciamo così, sostanza da parte dei dirigenti su più campi. Ne andiamo a toccare tre diversi, ovviamente, anche andando a parlare di quelli che sono stati i fatti della settimana. Fatto della settimana, beh, lo sappiamo, la questione di Teo Hernandez, la gente, il contratto, il rinnovo, la richiesta, 8 milioni, non è vero, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Che si è dovuto muovere l'agente di Teo. Dal Milan non è filtrato nulla, niente di niente, se non la, diciamo così, frasetta che si sarebbero comunque mossi con Teo, facendo due chiacchiere direttamente con Teo sul rinnovo. Tra l'altro, Bea, errore doppio nel caso, far filtrare una roba Mh, del genere, quantomeno dilettantesco, perché infastidisce ancora di più la gente. ma, guarda, Kion è l'agente di Teo, è una persona che gestisce delle situazioni, degli affari di Teo. Mm. Se devi intavolare un rinnovo, tra l'altro un rinnovo comunque di un giocatore importante che sicuramente andrà con un ingaggio a salire, avrei evitato di far filtrare che: "Guarda, la gente in questo momento a parte, parliamo direttamente con Teo", anche perché non mi sembra un agente che comunque ti ha dato problemi, un agente che si è messo in mezzo anche in passato per ostacolare la trattativa, che tu hai bisogno di parlare solamente con Teo. Cioè, non so se ti ricordi all'epoca di Donnarumma, c'era stato un tentativo, no, di parlare direttamente col giocatore, ma lì, cioè, la situazione Mm. era completamente diversa, i protagonisti, parte Donnarumma, completamente diversi da Manuel Garcia Chion, quindi non capisco perché, sia agito in questo modo, ecco. Era già successo in passato di vedere una prima pagina simile su rinnovi di contratto, su grandi geli, su strappi, su questioni legate al rinnovo di Sì, contratto. Questa, 31 esatto. gennaio 2023, lo strappo di Leao, clamorosa altra grana per il Milan. Milan però che nella stessa giornata aveva messo fuori questa nota in merito all'articolo pubblicato in data odierna nel quotidiano La Gazzetta dello Sport, al titolo Leao Milan rottura totale, si legge nel comunicato AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Raffaele Leao non ha subito alcuna interruzione. La narrazione giornalistica di un presunto gelo tra le parti non solo è totalmente infondata, ma anche lesiva nei confronti del club e giocatore. Milan prosegue infatti il dialogo con Leao, il suo entourage e non claima serena e professionale. Questo era E successo infatti il 31 gennaio 2023. e infatti poi Rafa rinnova a fine stagione, ehm insomma, quindi quel gelo, quella rottura non solo non era vera, ma il Milan si è preoccupata di smentirla con una nota ufficiale sul sito, comunque facendo filtrare questa nota. Devo dirti che questo è l'atteggiamento che ha un club se non sa niente di quel titolo. Sono molto schietta. Sono della stessa idea. Non puoi fare una nota del genere perché altrimenti chi ha fatto quel titolo poi ovviamente reagisce. Perché Gazzetta, se Sì. riesci con una roba del genere, poi reagisce. Il Milan invece è stato zitto,
totalmente su questo presunto gelo con Teo, con questa richiesta di 8 rifiutata dal Milan per anche comportamenti disciplinari dell'ultimo periodo, e invece è stato in silenzio. Direi chi tace acconsente in questi casi. Purtroppo Sì, diciamo che apriamo gli occhi ogni tanto. sì, ripeto, se il Milan fosse stato totalmente scollegato da quel titolo di Gazzetta e dal contenuto soprattutto di quel pezzo, al di là del titolo, avrebbe fatto quello che è stato fatto nel gennaio del 2023, cioè smentire questa sorta di gelo, perché anche comunque con Teo, no? Al di là della richiesta di 8 milioni, si sottolineava questo gelo, questa no, rottura, però comunque quando scrivi gelo, cioè non delinei una situazione serena e rosea, ecco. Altre assenze di questo periodo sono i post partita, le sconfitte, l'assunzione di responsabilità quando si perde, perché come stiamo vedendo, ogni volta che si perde, i responsabili, comunque quelli che più o meno ci mettono la faccia, sono due: Fonseca, perché è chiamato a farlo, Sì. e solitamente un giocatore, che di solito è Matteo Gabbia, ma anche altri, insomma, nelle primissime partite Matteo non giocava e quindi ci dovevano andare altri. Di dirigenti non c'è traccia, zero. Furlani ha parlato una volta, se non ricordo male, nella conferenza stampa di presentazione di un giocatore, Sì, di Morata. di Morata. Morata, sì, può essere. No, non No, so se era Morata, non era Morata. Era un di Abram, giocatore, di Abram. esatto, di Ebram. Moncada, zero. Niente, sparito da tutti gli schermi, da tutto completamente, ma invece sparito non è, No. anzi. E Zlatan, ci sono un paio di prepartita, se non ricordo male, tra Champions e quant'altro. Stop. Ma, ti devo dire, allora, se decidi di non parlare subito dopo, Fiorentina-Milan, per me è sbagliato, perché non solo tu hai perso, ma perché sono accadute delle cose che andavano comunque spiegate. Tu però continui a non dire niente anche nei giorni successivi dove le polemiche si sono accese, non perché così. Le polemiche sono state, diciamo, le polemiche le ha portate i fatti, le ha portato il fatto dei rigori, le ha portato il fatto che anche oggi sui giornali viene sottolineato quanto Tomori, Abram rischino qualcosa, cioè sono tutte dinamiche che le devi un po' proteggere se vuoi creare quel gruppo di cui tanto si parla, se vuoi quell'unione che tanto non vediamo, no? Cioè, quando si parla di giocatori professionali, di responsabilità, però le responsabilità se le devono prendere tutti, non solo i giocatori, che sicuramente se le devono prendere di più e devono avere degli atteggiamenti diversi, assolutamente sì, però nei giorni successivi qualcosa lo devi fare, perché se no, cioè, si vaga così nel niente, nella polemica, cioè 2 settimane così son pesanti, eh. Io mi son fatto un'idea del perché nessuno va davanti alla telecamera dopo una sconfitta. Soprattutto quest'anno. L'anno scorso un paio di volte credo ci siano andati, 2 non di più, ma un paio di volte. Perché chi va davanti alla telecamera dopo una sconfitta automaticamente, diventa la persona responsabile di quella sconfitta. Lo diventa Fonseca per la parte del campo, lo diventerebbe il dirigente. È ovvio che in questo momento, se qualcuno va dei dirigenti davanti alla telecamera dopo Firenze, diventa il dirigente che parla dopo una sconfitta, quindi quello più riconoscibile e riconosciuto davanti alle telecamere dai tifosi. E siccome nessuno vuol firmare una sconfitta, perché fa molto più gioco e molto più interessa molto di più il fatto che ancora ci sia questa sorta di nebbia del fatto che comandano tutti, non comanda nessuno, non si capisce dove finisce il potere di uno e inizia quello dell'altro, se uno è più alto in grado di uno o dell'altro, se realmente c'è qualcosa che sia stato fatto di sbagliato da uno perché aveva il potere di farlo e lo ha sbagliato. Fa molto più gioco il silenzio e sparire. Tra l'altro
classica da comunicazione d'impresa, non comunicazione sportiva, ma questo è un altro discorso. A proposito di assenze, Bea, chiudiamo. Sì, però aggiungo, cioè va Dimmi. bene, non firmi la sconfitta, non ti fai vedere dopo una sconfitta, nessuno vuole metterci la faccia dopo una sconfitta perché non vuole firmare quello che non sta andando davanti ai microfoni, ma tanto quelle persone sono che sono responsabili della rosa che è stata creata per questa Sì, ma non mi stagione. prendo io le responsabilità della sconfitta Vabbè, di ma Firenze. c'è Ce la comunque. dividiamo, ce le dividiamo, come al solito. Sì, ma c'è Del comunque. Sì, certo, ma quando son tutti colpevoli, nessuno è colpevole, o meglio, tutti son colpevoli pari. L'anomalia rossonera, tanti cartellini per pochi falli, la seconda squadra più corretta in A in Champions, eppure fioccano gialli e rossi. Eh. Come mai? Ripeto, come mai? Perché è una squadra che in questo momento, posso dire, posso essere greve, è una squadra, società che non ha né un capo né una coda. Nessuno sgrida nessuno, nessuno si perché cioè tu dici, no, la responsabilità di davanti ai microfoni della sconfitta, e perché la responsabilità di andare dai giocatori che hanno fatto quello che hanno fatto e tirargli le orecchie? Evidentemente Fonseca non basta. Fonseca non riesce è quello che ho detto ieri in trasmissione, cioè se tu hai un allenatore che non riesce in questo momento ad alzare la voce, a farsi rispettare, sto facendo un'ipotesi, ovviamente non sono dentro gli spogliatoi, non posso darvelo per certo, no? Beh, Però è sul ovvio rigore che, sì, Bea, cioè però sui non si scappa. rigori, ecco, è una dimostrazione abbastanza evidente. Tu devi andare a prendere un allenatore che questo lo sa fare, però poi fa cortocircuito col fatto che tu non vuoi un allenatore che sia un comandante e allora, cioè, vaghi in questa sorta di limbo che non ti porta però da nessuna parte, perché situazioni del genere, cioè io onestamente, come vi ho detto già dopo Firenze nelle varie trasmissioni, io una situazione del genere non l'avevo mai vista e onestamente, cioè, è abbastanza incommentabile da ogni punto di vista. Però queste cose succedono in una stagione, non quella dei rigori che per me non deve succedere proprio mai. Però queste dinamiche, soprattutto quando si vive un periodo in cui le cose non vanno bene, cioè il clima è rovente e devi avere qualcuno che il clima lo sa placare. Però non c'è in questo momento, né in panchina né su. Né peso politico, 0. 0. Perché le stesse scene che vediamo che costano i cartellini, soprattutto tanti sono di proteste, i rossi sono di proteste del Milan, le vediamo in altri campi, in altre squadre, meritevoli dei gialli e dei rossi, perché in teoria il provvedimento è giusto, non sto Sì. dicendo di no. Ma da altre parti le orecchie si tappano, gli occhi pure, quelli del Milan giustamente rimangono aperti. Evidentemente da altre parti, non so, ci sarà un po' qualche peso politico in più, oppure saranno più simpatici, non lo so. Noi saremo particolarmente antipatici, evidentemente, non so cosa dirvi. Però questo è: tanti cartellini, pochi falli. Ripeto, Saremo sfortunati. in questo momento è brutto dirlo, ma c'è poco che funziona. Io non mi aspettavo però di dover parlare in questo modo dopo il derby, cioè io dopo il derby credevo e speravo che le cose un po' si sistemassero. Non davo il Milan vincente per lo scudetto come, cioè, perché bisogna anche avere un equilibrio nella vita. Capisco che il calcio è la cosa probabilmente con meno equilibrio sulla faccia di questa terra, però ecco, non ero arrivata a tanto, però ecco, non credevo di chiudere questo ciclo di gare pre-sosta con tutto questo mare di cose che non vanno, ecco. Bea, noi ci ritroviamo tra poco, ovvero a Lancia alle 13 al talk delle 16. Per il resto, altrimenti, buon weekend. Grazie a voi, a dopo. Come detto, ci ritroviamo tra poco per gli altri appuntamenti di questo venerdì, poi ci ritroveremo sabato e domenica nel weekend con delle clip, e poi ci ritroveremo ovviamente da lunedì per vivere tutto l'avvicinamento, le ultimissime partite delle nazionali per Milan-Udinese della prossima settimana, scusate. Grazie a tutti e a dopo. Mi stavo